Ciao e benvenuto al nostro podcast di italiano. Che bello che sei di nuovo qui. Oggi parliamo di un nuovo tema. Come puoi parlare della tua personalità, cioè come descrivi te stesso? Lo trovo interessante. Spesso non so come descrivermi. È normale. Molti studenti conoscono le parole, ma non sanno usarle in una conversazione. Ed è proprio ciò che facciamo oggi. Ne parliamo come in una vera chiacchierata, semplice, chiaro e naturale. Ma prima di iniziare, una piccola cosa. Abbiamo scritto il nostro primo libro. Parla di storie divertenti della vita quotidiana in Italia. Situazioni che conosci già o che presto vivrai. Come oggi, anche lì impari come parlano davvero le persone. Come si descrivono, come reagiscono e come suonano i veri dialoghi. Con un acquisto sostieni molto questo podcast e ci aiuti a creare altri contenuti simili. Grazie mille. Bene, allora iniziamo. Ti faccio una domanda semplice. Se qualcuno ti chiede come sei come persona, cosa dici? È difficile. Non so bene da dove iniziare. Esatto. Ed è questo il punto. Molti pensano troppo a lungo, ma puoi iniziare molto facilmente. Per esempio dici sono tranquillo, oppure sono aperto, oppure sono gentile. Quindi solo una parola. Esatto. Una parola basta già per iniziare. Penso di essere piuttosto tranquilla. Molto bene. Ora puoi ampliare un po'. Dici sono piuttosto tranquilla, ascolto molto, non parlo tanto. Sono piuttosto tranquilla. Ascolto molto. Non parlo tanto. Perfetto, così va benissimo. Ma se voglio dire di più? Bella domanda. Allora rimani con frasi corte, dai piccole informazioni in più. Per esempio, sono gentile, mi piace aiutare, sono spesso di buon umore. Sono spesso di buon umore. Ottimo, puoi anche dire cosa non sei. Quindi negativo? Non negativo, solo onesto. Per esempio, non sono molto paziente, oppure a volte sono nervoso. A volte sono nervosa. Benissimo, questo ti rende umana. E se voglio descrivere qualcun altro? Ottima domanda. Facciamolo adesso. Puoi dire, lui è molto gentile, lei è molto aperta, lui è tranquillo, lei è molto attiva. Quindi quasi uguale a me stessa. Esatto, basta usare lui o lei. È facile. Proprio così. Ora facciamo un piccolo dialogo. Ti chiedo, come sei come persona? Sono piuttosto tranquilla. Ascolto molto. Sono gentile. Molto bene. Ora continuo a chiedere, sei più spontanea o pianifichi molto? Pianifico di più. Mi piace la struttura. Molto bene. Ora fammi tu una domanda. Come sei come persona? Bella domanda. Sono piuttosto aperto. Mi piace parlare con le persone. Sono anche molto curioso. Sei più tranquillo o attivo? Sono più attivo. Mi piace fare molte cose. Mi piace provare cose nuove. Sembra interessante. Grazie. È proprio così che nasce una conversazione. Fai domande semplici, dai risposte semplici e resti nel flusso. Sembra molto più naturale. Esatto, ed è questo l'obiettivo. Nel prossimo capitolo andiamo più a fondo. Ti mostro come descrivere la tua personalità in modo ancora più preciso. Bene, facciamo ora un passo avanti. Ora descriviamo la tua personalità in modo più preciso, non solo con una parola, ma con piccole situazioni e esempi. Quindi non solo dire come sono,
ma mostrarlo. Esatto. È molto più naturale. Immagina che qualcuno ti chieda come sei come persona. Non dici solo sono gentile, dici sono gentile, mi piace aiutare gli altri, sono presente per i miei amici. Ah, suona molto più forte. Proprio così. Offri una piccola immagine di te. Penso di poterlo fare. Molto bene. Proviamoci allora. Come sei come persona? Sono piuttosto tranquilla. Ascolto molto. Sono presente per i miei amici. Perfetto, è molto naturale. Ora andiamo avanti. Puoi anche dire come sei in situazioni precise. Per esempio, Per esempio al lavoro o a scuola. Puoi dire: al lavoro sono molto concentrato. Mi piace lavorare in squadra. mi piace lavorare in squadra. Molto bene. Oppure, in situazioni nuove a volte sono nervoso, ma cerco di restare aperto. Questo mi descrive bene. Allora dillo. In situazioni nuove a volte sono nervosa, ma cerco di restare aperta. Perfetto. Proprio così. E se voglio parlare dei miei punti di forza? Ottima domanda. Allora dici, sono bravo per esempio, sono bravo a organizzare, sono bravo ad ascoltare. Sono brava ad ascoltare. Molto bene. E puoi di nuovo ampliare. Sono bravo ad ascoltare. Le persone mi raccontano spesso i loro problemi. Le persone mi raccontano spesso i loro problemi. Perfetto. Questo rende la tua frase più forte. E le debolezze? Anche importanti. Puoi dire non sono molto bravo oppure a volte ho problemi con A volte ho problemi con lo stress. ottimo, oppure a volte sono impaziente. A volte sono impaziente. Perfetto. È onesto e naturale. Ora facciamo un piccolo dialogo. Ti chiedo, quali sono i tuoi punti di forza? Sono brava ad ascoltare. Sono gentile. Mi piace aiutare. Molto bene. E qual è una debolezza? A volte sono nervosa. Penso troppo. Molto bene. È molto reale. Ora ti chiedo, quali sono i tuoi punti di forza? Bella domanda. Sono molto aperto. So parlare bene con le persone. Resto spesso calmo in situazioni stressanti. È un buon punto di forza. Grazie. E una debolezza è che a volte faccio troppe cose insieme. Lo capisco. Esatto. Ed è importante. Mostri che ti conosci. Ed è proprio l'obiettivo. Non parole perfette, ma affermazioni vere. Vedo che ora posso dire molto di più di prima. Esatto. Ti descrivi passo dopo passo. E la cosa migliore è che puoi usare questo in molte situazioni. In conversazioni con amici, al lavoro o quando conosci persone nuove. È molto utile. Benissimo. Nel prossimo capitolo andremo ancora avanti e renderemo tutto ancora più naturale e personale. Bene, facciamo ora un altro passo. Ora rendiamo tutto più personale. Non descriviamo solo come sei, ma anche perché sei così. Quindi più profondità. Esatto. Questo rende subito il tuo italiano più forte e interessante. Immagina che qualcuno ti chieda come sei come persona. Dici, sono piuttosto tranquillo. Ascolto molto. Va bene. Ma ora arriva il passo successivo. Spieghi il perché. Per esempio, sono piuttosto tranquillo perché mi piace ascoltare e capire gli altri. Ah, suona molto più personale. Esatto. Dai un motivo e la tua frase diventa più forte. Voglio provarlo. Molto bene. Come sei come persona?
Sono piuttosto tranquilla, perché mi piace ascoltare e capire gli altri. Perfetto, proprio così. Puoi farlo con molte cose. Per esempio, sono spesso di buon umore perché cerco di pensare positivo. Sono spesso di buon umore, perché cerco di pensare positivo. Molto bene. E se voglio dire qualcosa di negativo? Anche importante. Puoi dire: a volte sono nervoso perché penso troppo. A volte sono nervosa perché penso troppo. Perfetto. È onesto e naturale. Ora facciamo un piccolo dialogo. Ti chiedo: sei più spontanea o pianifichi molto? Pianifico di più perché mi piace la struttura e mi sento sicura. Molto bene. È una risposta forte. Ora continuo. Come sei con gli altri? Sono amichevole e aperta perché mi piace conoscere persone nuove. Perfetto. Ora ti chiedo, perché sei così aperto? Bella domanda. Sono aperto perché sono curioso e mi piace sentire nuove prospettive. Suona molto interessante. Grazie. Ed è proprio così che nasce una vera conversazione. Non dai solo informazioni, dai motivi, mostri i tuoi pensieri. Questo lo rende molto più reale. Esatto. E ora un punto importante. Puoi dare anche piccoli esempi. Per esempio, Per esempio, sono molto disponibile. Se un amico ha un problema, sono sempre lì. se un amico ha un problema, sono sempre lì. Molto bene. Oppure, a volte sono timido. Nei gruppi grandi parlo poco. Nei gruppi grandi parlo poco. Perfetto. Ora si vede chi sei. È una grande differenza. Esatto. Non descrivi solo parole, descrivi la tua vita. Ora facciamo un piccolo esercizio. Ti chiedo qualcosa di personale. Che cosa è importante per te nella vita? I miei amici sono importanti perché mi sostengono e mi sento bene con loro. Molto bene, è una risposta forte. E cosa vorresti migliorare? Vorrei diventare più sicura di me, perché a volte ho troppa paura. Perfetto, proprio così. Mi accorgo che ora posso parlare molto più liberamente. Esatto, non cerchi più le parole, parli semplicemente di te. E questo è l'obiettivo. Parlare in modo naturale significa parlare di cose vere. Questo sembra giusto. Benissimo. Nel prossimo capitolo concludiamo e riassumiamo tutto. Benissimo, siamo arrivati alla fine di questa puntata. La puntata era un po' più corta. Preferisci quando le puntate sono più corte o più lunghe? Scrivilo nei commenti, per favore. Rivediamo insieme cosa hai imparato oggi. Oggi abbiamo parlato di come puoi parlare della tua personalità, cioè come descrivi te stesso e come mostri agli altri chi sei. Sì? E ho capito che non è poi così complicato. Esatto, non ti servono frasi perfette, ti servono frasi semplici e chiare. Puoi iniziare con: sono tranquillo, sono aperto, sono gentile. È un buon inizio. Poi fai un passo in più, dai più informazioni. Sono tranquillo, ascolto molto, non parlo tanto. Sì, così è subito più chiaro. Esatto. Poi arriva il passo successivo. Spieghi il perché. Sono tranquillo perché mi piace ascoltare. Sono gentile perché voglio aiutare gli altri. Questo lo rende più personale. Giusto. Poi puoi dare esempi. Se un amico ha un problema, io ci sono. Nei gruppi grandi sono più silenzioso. Questo mostra davvero come si è. Esatto. Questo è l'obiettivo. Non solo dire parole, ma mostrare te stesso. È molto importante. Puoi anche fare domande. Come sei come persona?
Quali sono i tuoi punti di forza? Cosa vuoi migliorare? Sì, questo aiuta ad avviare una conversazione. Esatto. La lingua è sempre uno scambio. E ora arriva il tuo compito, per te e per tutti gli ascoltatori. Ok, sono pronta. Prenditi un momento e pensa a te stesso. Come sei come persona? Scegli 3 frasi semplici. Per esempio, sono tranquillo, sono gentile, a volte sono nervoso. Questo può farlo chiunque. Esatto. Ora amplia queste frasi. Di il perché. Oppure dai un piccolo esempio. Cioè, raccontare un po' di più. Proprio così. Poi dillo ad alta voce. Non solo nella testa, davvero ad alta voce. Puoi farlo da solo o con qualcuno. Aiuta a imparare. Benissimo. E ora ancora qualcosa per tutti gli ascoltatori. Scriveteci nei commenti. Come siete come persone? Scrivete 1 o 2 frasi su di voi. È interessante. Giusto. E se volete, leggete anche i commenti degli altri. Otterrete nuove idee e vedrete come gli altri si descrivono. Questo motiva molto. Esatto. Imparare non avviene solo qui nel podcast. Imparare avviene anche nello scambio. E forse parleremo delle vostre risposte in una prossima puntata. Sarebbe bello. Benissimo. Ti ringrazio per essere stato con noi oggi. Rimani con noi. Parla ad alta voce e non avere paura di mostrarti. Grazie a te, Pietro. È stato davvero utile. Di nulla. Ci sentiamo la prossima volta. Alla prossima. Arrivederci.